Quante sono le varietà d'olivo presenti al mondo? Si è calcolato che sono oltre 1500. Chiaramente la gran parte diffusa in Europa, in Italia, che presenta il maggior panorama di queste cultivar con circa 500-600 varietà differenti, e poi la Spagna, la Grecia, il Portogallo e anche i paesi del Maghreb. Quindi in quest'area si concentra, ricordatelo, più del 90% dell'olivicoltura mondiale. E quali sono le cultivar di elite? Beh, se tutti conoscono il frantoio e il leccino, sicuramente non possiamo dimenticare le grandi varietà che vengono dal sud dell'Italia, e quindi la coratina, quindi l'ottobratica, quindi la carolea e tante altre, l'ogliarola. Ecco, cito quelle che mi vengono così in mente. E poi non dimentichiamo gli altri bacini mondiali. Per esempio c'è la Spagna, famosissima per la sua picual, e famosissima invece la coroneiki che viene dalla Grecia, come tante altre varietà, la Picholin dalla Francia e così via. Quindi tantissime cultivar significa anche tantissimi oli che potremmo utilizzare nella nostra dieta quotidiana. Cominciamo a vederne qualcuno. La coratina, per esempio. La coratina viene dalla Puglia, ricordatelo, la Puglia è la prima regione italiana produttrice di olio. E la coratina si caratterizza per un olio intenso, sia al naso che in bocca, è un olio molto fruttato, e non è raro trovarci all'interno quei bei sentori di carciofo e di mandorla molto fresca, appena raccolta. E poi in bocca esplode tutta la sua grandezza, nel senso che i toni dell'amaro e del piccante sono così intensi e così interessanti e veramente armonizzati tra di loro, che rendono questa cultivar tipica del territorio pugliese veramente unica. Poi ci possiamo spostare un po' più a sud, in Calabria. La Calabria, il 50% degli olivi in Calabria sono di varietà carolea. Bene, anche il nome è simpatico. Carolea appunto significa che viene dalla zona di Carolei. E invece la carolea, rispetto a altre varietà, ha un profilo organolettico completamente differente. Qui notiamo che cosa? Quelle belle sensazioni di frutta fresca, sensazioni leggermente floreali, e poi in bocca quegli equilibrati ma intensi toni di amaro e di piccante, che lo rendono anche questo unico e facilmente riconoscibile. E sempre in Calabria c'è un'altra varietà molto interessante, si chiama ottobratica. Anche interessante il nome. Ottobratica significa che si raccoglie nel mese di ottobre, quindi normalmente la raccolta viene in novembre, per questa varietà in ottobre. E l'ottobratica ha una grande diffusione nell'area sud della Calabria e esprime degli oli molto particolari, anche questo unico e facilmente riconoscibile per queste verdure, per questi toni anche di frutta che si percepiscono, con un finale di erba fresca e anche di un leggero pomodoro che si riesce a percepire in bocca. È molto equilibrato sui toni medi dell'amaro e del piccante, che lo rendono veramente unico e riconoscibile, come dicevo prima. Torniamo infine in Puglia per parlare della seconda varietà per diffusione, che è l'ogliarola. Ha dei nomi differenti a secondo della zona da dove proviene, ma l'ogliarola, anche qui simpatico ricordarne il significato del nome. Ogliarola, cioè, dice la parola stessa, ricca di olio. È una varietà che viene utilizzata per farne olio, perché ricordate, dalle olive si può fare sia dell'olio ma anche delle olive da tavola che vengono utilizzate e arricchiscono anche questi i nostri piatti. Quindi, tornando all'ogliarola, è anche questo un fruttato molto intenso, deciso, anche questo esprime dei toni vegetali molto particolari, mentre in bocca è un po' più delicato, e quindi viene evidenziata questa nota dolce e dei sentori di frutta che poi alla fine completano il profilo organolettico di quest'olio. Bene, l'ultima regione è la Sicilia. Parliamo della Sicilia, ma non possiamo dimenticare che cosa? La sua varietà principe, la nocellara. La nocellara, anche queste, ci sono diverse nocellare a seconda della zona, ma la più importante, secondo il mio parere, è la nocellara del Belice. Cosa ha di particolare? Pomodoro. Quando sentite un olio pomodoroso è chiaro che stiamo parlando della nocellara. E poi non basta, arriva dell'erba, arriva della verdura, ma arrivano tante di quelle sensazioni al naso così interessanti che ci invogliano all'assaggio. E all'assaggio cosa esprime? Esprime del dolce, dell'amaro e del piccante veramente, veramente tra di loro armonizzati, quasi fosse stato un pittore a dipingerne il profilo sensoriale. E se queste erano le varietà italiane, almeno le più diffuse, vediamo un po' cosa succede nel mondo. Nel mondo significa Spagna, Spagna significa picual.
Picual è una grande oliva, molto bella, ma anche dà un ottimo olio. Infatti anche qui l'olio si riconosce per questi bei sentori d'erba accompagnati dalla sensazione di pomodoro, non soltanto il classico pomodoro verde, ma anche la foglia e lo stelo del pomodoro. E poi in bocca è potente anche questo, è veramente amaro e piccante, ma con quella piccantezza che ricorda molto la sensazione di pepe verde e di pepe rosso. Quindi è un olio che ha una grande possibilità di impiego in cucina. E poi un'altra regione del mondo è la Grecia, no? La nostra sorella Grecia. Cosa succede in Grecia? Succede che il 50% delle piante sono di coroneichi. Questa è una splendida varietà perché non dà mai degli oli intensi o aggressivi e dà degli oli mediamente delicati. E che cosa si caratterizza per quei bei sentori floreali? Non è raro trovare all'interno di una ottima coroneichi la pimpinella selvatica o pimpinella romana, che loro chiamano Kafkalitra, che ha questo bouquet particolare che lo rende veramente floreale e veramente interessante. Poi in bocca i toni dell'amaro si confondono quasi con i toni del piccante, che ricordano spesso invece delle sensazioni un po' più speziate.